Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio riprendere un evento davvero eccezionale. Siamo a metà del mese di ottobre e cominciano ad arrivare dei banchi di cefali giganteschi. È una migrazione che avviene tutti gli anni. Dietro di me ci sono cefali che stanno saltando davvero in maniera incredibile. Mi sto per immergere, vi porterò delle telecamere e non so cosa troverò. Potrò trovare oltre ai cefali qualche grosso predatore. Con questo voglio farvi capire l'importanza di osservare quando andiamo a mare. Io passavo con la macchina, ho visto questo banco smisurato, ora mi vesto e andiamo a mare. Una volta entrati in acqua non so davvero cosa troverò e mi vengono subito in mente le immagini che ho visto qualche mese prima. Vi ricordate? Era il mese di gennaio e mi immersi allora per riprendere quel banco gigantesco di pesci serra che stazionava proprio a pochi metri dalla riva. Quello fu un evento del tutto eccezionale, come furono eccezionali i tonni che passavano a pochi centimetri da me solo per mangiare serra e che a momenti mi fanno prendere un infarto. Con quei ricordi in testa avanzo cercando il banco di cefali, ma trovo solamente delle boghe a mezz'acqua. Sono centinaia di pesci che si trovano tutti intorno a me. Osservarli è comunque uno spettacolo, ma non sono loro quelli che cerco. Già so che sarà difficile trovare il banco di cefali proprio perché l'acqua è particolarmente torbida oggi. L'unico modo per vederli è affacciarmi e cercare di individuare qualche pesce che salta. Quel puntino che vedete lì giù sono io, o meglio, quello è il mio pallone che cerco di trovare cefali che si sono spostati più avanti. Finalmente comincio a intravedere qualcosa. Sono proprio loro ed è un banco composto da migliaia e migliaia di esemplari che vanno dal mezzo chilo fino a 2-3 kg nelle femmine più grandi. Mi circondano e non hanno paura di me e infatti riesco a fare delle riprese stupende. Non capita tutti i giorni di essere circondati da migliaia di pesci di grosse dimensioni che non sono affatto spaventati e decido quindi di immergermi per vedere come si comportano. Qui il fondo non è particolarmente alto, ma mi aspetto che una volta fermo sul fondo verranno ancora più vicini e saranno sicuramente più tranquilli. E come immaginavo, ora sono davvero vicinissimi. Potrei quasi allungare la mano per provare a toccarli, ma non voglio disturbarli, voglio lasciare che nuotino liberi. Risalgo e mi preparo per un nuovo tuffo, e ora godetevi solamente queste immagini incredibili. Mentre aspetto sul fondo, sicuramente succede qualcosa e immagino che sia passato un grosso predatore che però non sono riuscito a vedere. Infatti i cefali scartano e scappano tutti insieme. Ci metto una decina di minuti a ritrovare il banco, che stavolta si era spaventato e si era di nuovo allontanato. Rimango fermo perché secondo me da un momento all'altro può passare qualche grosso predatore. Mi aspetto o un tonno o una ricciola. Però anche dopo una decina di minuti non riesco a vedere nulla. È giunto il momento di tornare a casa e lasciare che questi pesci possano concludere la riproduzione senza ulteriori intoppi. Un saluto e via. Raramente nella mia vita ho visto uno spettacolo così. Di vedere qualcosa del genere è qualcosa che è diventato sempre più raro e sono contento di avervi offerto queste poche immagini. Ora piano piano torniamo, raccogliamo un po' di plastica e
speriamo che questi spettacoli ci siano sempre di più. Sulle vie del ritorno trovo un vero e proprio mondezzaio, ma decido di dare il mio piccolissimo contributo, giusto per ripulire un pochino il mare e lasciare che le creature possano campare meglio in un ambiente più pulito. E per una volta sono davvero contento che nella mia retina da sub, invece dei polpi, ci siano le porcherie lasciate dall'uomo e che purtroppo vanno sempre a finire in fondo al mare. Eccomi di ritorno. Ho cercato un pochino il banco, non lo trovavo. Dopo un po' finalmente l'ho trovato e era uno spettacolo incredibile. Ho mollato il pallone, mi sono messo lì, ho fatto gli aspetti, li potevo toccare, era davvero fantastico. Vi dico la verità, da pescatore ci ho avuto il prurito alle mani, cioè per un momento gli avrei voluto sparare, l'avrei voluto prendere, però poi sono riuscito a superare questa cosa di dover sempre catturare qualcosa. E mi sono solo fermato ad osservarli. Erano lì, mi giravano intorno ed è stato bello vederli. Poi nella via del ritorno ho deciso di dare il mio piccolo contributo. Non è nulla, questa è una goccia nell'oceano, però goccia dopo goccia si fa l'oceano. Con questo ragazzi vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, diamo anche noi il piccolo contributo e quando non è necessario non facciamo le mattanze. Magari ecco, in situazioni così possiamo prendere un pesce, due, quello che ci basta per una cena, per un pranzo, ma poi non serve a nulla prendere 50 di questi pesci. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!